Sai parlare al passato? Sai raccontare che cosa hai fatto ieri o magari alcuni mesi fa? Per farlo devi usare il trapassato prossimo, uno dei tempi verbali più utili per parlare di cose che sono successe in passato. Ma quando si usa, a quale tempo corrisponde in inglese e soprattutto come si forma? Risponderemo a tutte queste domande nel video di oggi e ti consiglio di rimanere fino alla fine perché ho un breve esercizio per te in modo che tu possa mettere subito in pratica ciò che hai imparato. Cominciamo dall'inizio. Quando si usa il trapassato prossimo, vediamo un esempio. Ieri ho ritrovato il diario che avevo scritto 10 anni fa. Soffermiamoci su questa frase. Ci sono due azioni, tutte e due al passato. La prima è ho ritrovato, che viene espressa con il passato prossimo. La seconda invece è avevo scritto, che viene espressa con il trapassato prossimo. La prima è avvenuta ieri, la seconda è avvenuta 10 anni fa. L'azione più passata, cioè la seconda, si esprime con il trapassato prossimo. Quando usiamo il trapassato prossimo, quindi, nel passato usiamo il trapassato prossimo per un'azione avvenuta prima di un'altra azione passata. Come vedi, il punto di partenza è ieri ho ritrovato. Questa è la prima azione passata, che può essere espressa con l'imperfetto, con il passato remoto o con il passato prossimo. E poi c'è l'altra azione che avevo scritto 10 anni fa. Questa è l'azione più passata, quella che deve essere espressa con il trapassato prossimo, appunto. Grazie al trapassato prossimo possiamo mettere in relazione due frasi e capire qual è la relazione temporale, cioè qual è l'ordine cronologico delle azioni. Vediamo alcuni esempi. Marco se n'era già andato quando Paola è arrivata. Allora, che cosa è successo prima? La prima azione è che Marco se n'è andato e solo successivamente Paola è arrivata. Altra frase. Non ho accettato il tiramisù perché avevo mangiato davvero troppo. Anche qui cerchiamo di capire qual è l'ordine cronologico di queste azioni. La prima azione è ho mangiato troppo e la seconda è non ho accettato il tiramisù. Ultimo esempio. Gli regalai il libro che gli avevo promesso e qui c'è un bellissimo passato remoto. A proposito, ricorda che sul passato remoto ho pubblicato 2 video lezioni. Comunque, ritorniamo all'esempio. Qual è la relazione temporale tra queste 2 azioni? Qual è la prima? La prima è gli ho promesso un libro e la seconda gliel'ho regalato. Se ciò che stiamo vedendo ti è utile, ti invito ad iscriverti a questo canale e anche ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che una nuova video lezione è disponibile.
Dagli esempi che abbiamo visto, immagino tu abbia compreso a quale tempo il trapassato prossimo corrisponda in inglese. Si tratta del cosiddetto past perfect o anche pluperfect, ovvero all'uso di had più il participio passato, come per esempio I had eaten, I had done, I had watched, eccetera. Passiamo ora alla formazione di questo tempo verbale. Se dico io avevo mangiato o anche io ero arrivato o ero arrivata, come vedi il trapassato prossimo è composto da due parti. Da un lato abbiamo l'ausiliare, che è dato dall'imperfetto o del verbo essere oppure del verbo avere, mentre la seconda parte è costituita dal participio passato. Una delle difficoltà maggiori sta proprio nel ricordare la coniugazione dei verbi. Rivediamo insieme la coniugazione di essere e avere all'imperfetto. Verbo essere: io ero, tu eri, lui, lei era, noi eravamo, voi eravate, loro erano. Verbo avere: io avevo, tu avevi, lui, lei aveva, noi avevamo, voi avevate, loro avevano. Tra l'altro, ricorda che sull'imperfetto ho una splendida videolezione in cui ho spiegato nel dettaglio quando si utilizza questo tempo verbale. Troverai il link nella card e nella descrizione qui sotto. Veniamo ora alla parte pratica. Come sai, è importante rafforzare le connessioni neurali. Devi subito mettere in pratica ciò che hai imparato. Ho per te un semplice esercizio. Ti chiedo di completare le frasi che vedrai tra poco con il trapassato prossimo. 1. Giulia era arrabbiata perché il parrucchiere le male i capelli. Verbo tagliare. Numero 2. Non hai passato l'esame perché non abbastanza. Verbo studiare. Numero 3. Siccome il portafoglio non ho potuto pagare il conto. Verbo dimenticare. Numero 4. Eravamo bianchi di paura perché appena una rapina. Verbo vedere. Numero 5. Quando sono arrivata all'appuntamento, Maria già via. Verbo andare. 6. Siccome senza benzina sono andati a piedi fino a casa. Verbo rimanere. Questa videolezione ti è piaciuta? Allora ti chiedo di mettere un mi piace e di condividerla con i tuoi amici. E ricorda, se vuoi avere un contatto un po' più ravvicinato e hai piacere di ricevere le videolezioni direttamente nella tua casella di posta elettronica, ti puoi iscrivere alla mia newsletter. Basta andare su elisabettamaccani.com. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.